Noi siamo per la proprietà popolare della moneta. Oggi la moneta nasce di proprietà della banca che la emette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadinanza. Amici telespettatori, vi saluto cordialmente e chiedo scusa dell'intervallo, però ho avuto ricaduta di influenza molto fastidiosa e quindi questa sera, grazie a Dio, spero di aver concluso definitivamente la pausa della malattia e possiamo riprendere il nostro cordiale dialogo settimanale. Ora, il tema che si impone all'attenzione è quello della guerra. La guerra promossa e proposta dagli Stati Uniti e l'Iraq che prende la posizione di subire questa aggressione degli Stati Uniti. Qui dobbiamo cominciare a capire una cosa. Perché oggi tutto il mondo considera ragionevole che l'America interferisca in una situazione interna dell'Iraq? L'argomento principe che è stato messo in evidenza, si è detto, siccome l'Iraq ha a disposizione delle armi che potrebbero essere deleterie, armi chimiche, armi batteriologiche, armi nucleari, vero? E naturalmente questo causa un danno di pericolo e quindi è giusto che il danno si è verificato con la situazione di pericolo, per cui la regola del diritto internazionale non può essere più rispettata. Questo principio è accettabile a una condizione però, che valga la legge per tutti, la legge deve essere uguale per tutti. Quindi se noi abbiamo visto che degli ispettori sono entrati in Iraq per constatare l'esistenza di armi pericolose, allora dobbiamo dire che altri ispettori dovrebbero andare in America per vedere se l'America ha bombe atomiche e armi pericolose, che poi le ha dichiarate ufficialmente, perché adesso ha dichiarato che c'è una bomba che non è atomica ma è basata sulla regola degli quintali, centinaia di quintali di esplosivo, che siccome esplode sopra il terreno, ovvero il livello della battuta sul territorio, sulla terra, causa un raggio di 1/2 chilometro di distruzione, pur essendo creato con metodi tradizionali. Ora, questo che cosa significa? Che anche questa arma è un'arma pericolosa perché crea un danno che si rassomiglia moltissimo al danno della bomba atomica, pur essendo fatto con esplosivi tradizionali. E allora anche questo è un pericolo per gli altri popoli. Quindi il danno di pericolo non è creato solamente dalle armi pericolose che c'ha l'Iraq, ma da tutti gli stati, per cui noi dovremmo avere degli ispettori che vanno in America, in Inghilterra, in Francia, in Russia, in Corea del Nord, per vedere qual è la situazione di pericolo, di danno di pericolo che può creare questa disponibilità di armi spaventosamente pericolose. Naturalmente questo che cosa significa? Che con questo principio della interferenza degli Stati Uniti nel giudicare all'interno gli altri stati vale la regola della forza, non quella della giustizia. E perché la forza? Perché l'America è più forte degli altri stati? Qua la risposta è molto semplice, che l'America c'ha il dollaro. Il dollaro si è sostituito all'oro e siccome le unità di misura monetarie incorporano una quantità di valore pari a quello dei beni misurati, questo valore duplicato per gli americani è proprietà, per gli altri popoli è debito, perché noi abbiamo dimostrato che ormai all'oro si è sostituito il dollaro, al gold standard si è sostituito il dollar standard. Chi domina il mondo ormai è chi controlla i prodotti rari, non è più la sovranità monetaria basata sul principio della riserva,
il grave difetto dell'euro è che è stato concepito ancora sulla base del principio della riserva, anche se la riserva non c'è, tant'è vero che la Banca Centrale Europea emette la moneta prestandola come fanno tutte le banche centrali di tutto il mondo. Questo ragionamento poteva essere valido quando la banca poteva dire la moneta è mia perché la riserva è mia, però poteva dire una cosa, fare un'affermazione di questo genere quando il portatore della moneta poteva esibire la banconota e pretendere il pagamento in oro per il valore espresso sulla banconota. Questo principio è stato riprodotto pur formalmente sulla banconota della lira quando c'era scritto lire 100.000 pagabili a vista al portatore, che era una presa in giro perché quella era una falsa cambiare, pure se era vera moneta. Oggi la Banca Centrale Europea continua a comportarsi così come se l'euro fosse basato su una riserva di proprietà della banca. Ora, siccome noi abbiamo la prova che questo ragionamento è un ragionamento che... Pronto? Pronto? Siccome questo ragionamento è un ragionamento che non serve, ormai la forza dell'America e il dollaro in regime di monopolio ha distrutto il diritto internazionale, perché non c'è più la pari dignità giuridica degli Stati. Noi abbiamo che gli Stati Uniti d'America sono diventati il carabiniere che controlla tutte le altre nazioni. Ecco perché noi dobbiamo proporre come formula alternativa in risposta all'aggressione mondiale fatta dagli Stati Uniti d'America. Pronto? Pronto? Fatta dagli Stati Uniti d'America dobbiamo proporre una moneta alternativa. Ecco il SIMEC. Il SIMEC non è solamente un esperimento basato sulla regola della local money, della moneta locale, ma è un progetto di moneta di dimensioni mondiali, perché il SIMEC ha 4 caratteristiche. Noi abbiamo fatto l'ultimo modello del SIMEC in argento. 925 millesimi in argento vuol dire argenti quasi allo stato puro. 10 grammi d'argento servono per dare al portatore la consapevolezza che lui è il proprietario della moneta. Questo significa che il SIMEC d'argento non è controllabile dalle banche centrali, perché le banche centrali non emettono il SIMEC. Chi emette il SIMEC è il sindacato antiusura, e il sindacato antiusura emette il SIMEC attribuendolo in proprietà a chi l'accetta, mentre le banche centrali emettono prestando, secondo la regola del signoraggio. Noi abbiamo dimostrato che tutti possono prestare moneta tranne chi la emette, perché chi crea il valore è chi l'accetta. E allora viene a essere espropriato e indebitato ingiustamente chi accetta il denaro in prestito. Oggi tutti i popoli del mondo sono espropriati e indebitati del proprio denaro perché tutte le banche centrali del mondo emettono la moneta solo prestandola. Questo vale per la Banca Centrale Europea, vale per la Banca d'Inghilterra, vale per la Federal Reserve Bank, vale per tutte le banche del mondo. Ecco allora che noi dobbiamo cominciare a capire che va proposto il ritorno ai valori sostanziali della moneta d'oro. Quando la moneta era d'oro, il portatore era il proprietario, chi trovava la pepita d'oro se ne appropriava senza indebitarsi verso la miniera. Ecco la ragione per cui oggi al posto della miniera c'è la banca centrale, al posto della pepita un pezzo di carta, al posto della proprietà il debito, perché le banche centrali hanno capito che con l'abolizione della moneta d'oro e della moneta d'argento potevano fare la moneta debito, cioè la moneta emessa prestando, e quando si presta la proprietà è di chi emette prestando. Questo ragionamento poteva essere entro certi limiti accettabile quando c'era la riserva e quando la banca a richiesta del portatore cambiava in oro il pezzo di carta presentato per l'incasso. Siccome è stata abolita la convertibilità e addirittura la riserva dal 15 agosto del 1971 con la fine degli accordi Bretton Woods, da quella data le banche centrali vanno compensate.